Nel video di oggi vedremo insieme, attraverso l'analisi delle performance di molti ETF obbligazionari, cosa sta accadendo nei diversi segmenti. Lo scopo è rimanere aggiornati, vedendo cosa è successo nell'ultimo periodo e provare a comprendere se alcune informazioni possono essere utili ai fini dei nostri investimenti. Come al solito vedremo tante cose interessanti. Si tratta di un video aggiornamento periodico che sto proponendo già da qualche tempo e continuerò a fare se sarà sempre apprezzato da parte vostra. Quindi vi ricordo sempre di specificare sempre la vostra preferenza, positiva o negativa, per un format, perché è sulla base dei vostri feedback che io decido cosa proporvi e con quale periodicità. Questo video non è stato creato per dire che bisogna investire in ETF obbligazionari e non in obbligazioni singole, perché gli ETF obbligazionari presentano dei limiti, ma ai fini di questo video di aggiornamento sono perfetti perché ci permettono di avere una visione complessiva di quello che sta accadendo ai diversi comparti obbligazionari, cosa che non potremmo fare considerando l'andamento delle singole obbligazioni. Vi ricordo come sempre che non sono il vostro consulente finanziario, quindi ognuno deve prendere le proprie decisioni in modo indipendente e in base ai vostri obiettivi. Possiamo iniziare. Questa tabella, con un solo sguardo, permette velocemente di capire cosa sta accadendo sul mercato. Ogni riga corrisponde ad un ETF o mercato, il numero riportato in ogni cella rappresenta la performance conseguita nell'asso di tempo indicato nella colonna corrispondente. Quindi la performance nell'ultima settimana, ultimo mese, ultimi 3 mesi, da inizio 2024 fino ad oggi. Come già detto, parleremo solo di ETF obbligazionari e non di singole obbligazioni, perché lo scopo è vedere cosa sta accadendo sul mercato nel complesso. Ma come abbiamo visto in diversi video, sia circa 3 anni fa, ma anche nel 2023, gli ETF obbligazionari non sono adatti a tutti gli investitori. In descrizione vi lascio il link ai video dove abbiamo visto quali categorie di investitori farebbero meglio a rivolgersi alle singole obbligazioni e quali invece agli ETF. Prima di approfondire, come possiamo vedere guardando la tabella, il 2024 non è iniziato benissimo per il mercato obbligazionario. Infatti, escludendo le obbligazioni high yield, tutte le categorie riportate sono in perdita. Nulla ovviamente di drammatico, considerando che comunque negli ultimi 3 mesi la performance resta positiva. Quindi, prima domanda: cosa ha causato un po' di tensioni sul mercato obbligazionario nell'ultimo periodo? Come i muri ormai sanno, tra inflazione e prezzi obbligazionari esiste una correlazione fortemente inversa. L'incremento dell'inflazione è tendenzialmente accompagnato dalla discesa dei prezzi obbligazionari. La correlazione è pari a circa 0,7 su un massimo di 1. A sinistra abbiamo l'andamento dell'inflazione negli Stati Uniti e a destra l'andamento dell'inflazione nella zona euro. Come possiamo notare, in questo momento siamo ancora sopra ai livelli di inflazione desiderati dalle due banche centrali, ma questo non è un problema perché partivamo da livelli ampiamente superiori rispetto a quelli attuali. La cosa che ha infastidito i mercati è che da diversi mesi il livello di inflazione è rimasto praticamente fermo, interrompendo la tendenza positiva a cui abbiamo assistito nei primi 6-9 mesi del 2023. In particolare, gli ultimi dati sull'inflazione sono stati ancora superiori a quelli che il mercato stimava e al mercato non piacciono le brutte sorprese, soprattutto su un tema ancora sensibile come quello dell'inflazione. Oltre a questo, bisogna anche ricordare, come avevamo analizzato qualche settimana fa, lascio il link in descrizione, che considerando le medie storiche i rendimenti obbligazionari oggi non sono così elevati rispetto ai livelli di inflazione. E lo stesso vale per i tassi fissati dalle banche centrali. Quindi, se si uniscono questi due elementi, cioè rendimenti già un po' tirati considerando il contesto macroeconomico e delusione per i dati sull'inflazione, si spiega perché il mercato obbligazionario ultimamente non stia continuando il trend positivo visto verso la fine del 2023. Ma comunque si parla di perdite davvero piccole che non dovrebbero preoccupare nessuno, o almeno spero. Comunque il disappunto dei mercati non si è esaurito qui, perché come era lecito aspettarsi, dopo l'uscita di questi dati, le dichiarazioni delle banche centrali non si sono fatte attendere molto e rispetto a qualche mese fa
hanno usato delle parole un po' più dure che possiamo riassumere in: il percorso di riduzione dell'inflazione è quello giusto, ma bisogna ancora essere prudenti. Probabilmente i tassi non li aumenteremo ancora, ma quando taglieremo nel 2024 ancora non sappiamo. Queste non sono parole letteralmente pronunciate da qualcuno, ma il messaggio che a me è arrivato. Meglio chiarire prima di essere portato in tribunale. Una preoccupazione invece esplicitamente espressa dalla BCE è che dalle nostre parti nei prossimi trimestri si attende un incremento importante degli stipendi. Dalle nostre parti intendo mediamente nella zona euro, perché in Italia da questo punto di vista non destiamo preoccupazioni ai banchieri dagli anni '90. Noi non vogliamo dare fastidio a nessuno. Comunque l'adeguamento dei salari solitamente non avviene nello stesso momento in cui l'inflazione inizia ad aumentare, ma con un certo ritardo a causa delle varie contrattazioni che richiedono tempo. Siccome l'incremento degli stipendi causa un incremento del potere di acquisto prima e dei prezzi al consumo dopo, la BCE teme un ritorno di fiamma dell'inflazione se dovesse abbassare i tassi troppo presto. Quindi queste sono alcune delle ragioni che hanno causato un po' di turbolenze nel mercato obbligazionario, inflazione sopra le attese e dichiarazioni birichine dei banchieri. Questo significa che dobbiamo vendere le obbligazioni che abbiamo acquistato e che dobbiamo considerare i bond di nuovo come se fossero radioattivi? Non capisco perché siete sempre così radicali nelle scelte. Cerchiamo di essere più sereni e rilassati con gli investimenti che facciamo. Guardiamo più da vicino la situazione dei diversi segmenti di mercato e alcune statistiche più interessanti per i nostri futuri investimenti. Qui ho riportato le performance di 4 ETF obbligazionari. I primi 3 sono ETF che investono in obbligazioni europee, quindi obbligazioni emesse in Europa direttamente dai governi. La differenza tra questi tre è che il primo ETF investe in obbligazioni che scadono in un intervallo compreso tra 1 e 3 anni, il secondo tra 7 e 10 anni, il terzo tra i 15 e i 30 anni. Per semplicità ho riportato solo queste scadenze, quindi se volete potete considerare anche scadenze differenti in base a quello che è il vostro orizzonte temporale e quanto volete rischiare. Il quarto ETF in giallo investe in obbligazioni americane. Ho riportato un solo ETF obbligazionario che investe in America, il motivo è che io preferisco investire in obbligazioni europee. Dei motivi ne abbiamo discusso pure in un video specifico, vi lascio anche qui il link in descrizione. Quindi ho deciso di riportare un solo ETF che investe in modo specifico negli Stati Uniti per chi volesse diversificare un po'. Nel grafico, come sempre, abbiamo considerato le performance conseguite nell'ultimo mese, negli ultimi 3 mesi, 6 mesi e year to date, cioè nel 2024. Qua possiamo vedere quello che dicevamo prima, cioè negli ultimi 2 mesi le obbligazioni stanno un po' più faticando. Nel 2024 in Europa le scadenze lunghe, oltre i 15 anni, stanno perdendo quasi il 4%, quelle intermedie il 2% e quelle brevi sono pure lievemente sotto la parità. Come vi racconto da 2 anni, io sono ritornato ad investire sul mercato obbligazionario dalla fine del 2022. Prima di quel momento non avevo molto interesse nelle obbligazioni, soprattutto per gli ETF obbligazionari. Infatti in diverse occasioni vi avevo detto quanto fossero rischiose in quel periodo storico. In questo momento preferisco le scadenze a medio-breve termine e questo ve lo racconto già da un bel po'. Il motivo è semplice: attualmente la curva dei rendimenti in diverse scadenze non si è ancora normalizzata, cioè le scadenze a breve e medio termine stanno rendendo più di quanto mediamente ci si aspetterebbe rispetto alle scadenze lunghe. Però non è una situazione che è destinata a durare per sempre, quindi nei prossimi anni la curva si dovrà normalizzare. E questo può avvenire in diversi modi: o riduzione dei rendimenti nelle scadenze brevi, più che proporzionale rispetto alle scadenze lunghe, o attraverso l'incremento dei rendimenti nelle scadenze lunghe. Ovviamente tra queste due soluzioni estreme ci sono un'infinità di soluzioni intermedie. Senza considerare l'effetto delle cedole, in base a come la normalizzazione avverrà, ci sono delle buone possibilità che la normalizzazione vada a favorire di più le scadenze brevi che le lunghe. Se poi consideriamo il fatto che in questo momento le duration brevi stanno rendendo più del normale, queste possibilità sono un po' più alte.
Guardiamo questo grafico, ho riportato dal 1980 ad oggi la performance media ottenuta da diversi indici obbligazionari con differenti duration, durante le fasi in cui la curva dei rendimenti era invertita. Estrapolare questa statistica dal 1980 ad oggi non è stato molto semplice perché non esistono indici obbligazionari governativi così longevi. Vi risparmio tutti i passaggi, altrimenti il video durerebbe troppo e poi mi bastonate. In sintesi, prima ho dovuto studiare il comportamento degli ETF attuali al variare dei rendimenti obbligazionari, per poi a ritroso ricostruirmi personalmente dei possibili indici. Ovviamente il risultato ottenuto non è perfetto, ma le discrepanze tra il mio indice ricalcolato e gli ETF effettivamente esistenti sul mercato è trascurabile, circa dell'1%, anche se in alcuni anni è maggiore per svariati motivi come costi di gestione o effettivo momento di distribuzione delle cedole. Come possiamo vedere dal grafico, quando la curva dei rendimenti è invertita, solitamente le scadenze a medio-breve termine tendono a performare meglio nonostante il rischio che è decisamente più basso. Se guardiamo la deviazione standard, cioè la volatilità, i bond con scadenze comprese tra i 15 e i 30 anni presentano una volatilità comparabile a quella delle azioni, nonostante il rendimento medio delle azioni sia decisamente superiore. La volatilità non è uno strumento perfetto per misurare la rischiosità di uno strumento, ma probabilmente rimane il migliore per farsi un'idea di quale strumento potrebbe subire delle perdite maggiori in caso di difficoltà. Ovviamente questa statistica, come qualsiasi altra, non fornisce nessuna garanzia e le cose questa volta potrebbero andare decisamente in modo differente. Quindi la prima regola deve essere sempre di costruire un portafoglio coerente con i propri obiettivi e non comprare qualcosa che pensiamo di sbarazzarci in poco tempo. Inoltre in Europa la curva dei rendimenti, anche se non ha una forma per nulla normale, non è più invertita come negli Stati Uniti. Quindi è possibile che l'anomalia nelle performance durante l'inversione della curva dei rendimenti non sarà così rilevante nei prossimi trimestri. Dal mio punto di vista è possibile che durante il 2024 allunghi leggermente ancora le duration, ma fin quando non vedrò una curva normalizzarsi un po' di più preferisco dedicarmi ad altri strumenti. A tal proposito vi consiglio anche di guardare il video pubblicato qualche settimana fa dove abbiamo approfondito altre dinamiche macroeconomiche che potrebbero influenzare l'andamento del mercato obbligazionario. In ogni caso, indipendentemente dalle scadenze scelte, non mi ha mai sfiorato per la mente vendere le obbligazioni che ho acquistato da fine 2022. Dopo che su Patreon finirò la serie di video dedicati all'approfondimento delle relazioni tra politica monetaria restrittiva e mercato azionario, mi piacerebbe approfondire anche le relazioni tra obbligazioni e curva dei rendimenti. Penso che potrebbe essere interessante, ma vedremo. Ho qualche tipo di timore per i miei investimenti obbligazionari? No, di nessun tipo, e se i rendimenti dovessero salire un po' di più sarei ben contento di fare qualche altro acquisto, anche se ormai, considerando il mio orizzonte temporale, non c'è molto margine per acquistare obbligazioni. Ma magari se i rendimenti obbligazionari nelle scadenze lunghissime aumentassero di un punto percentuale o un punto e mezzo, magari a quel punto potrei farci un pensierino. State tranquilli, sto scherzando, non ho la minima idea di dove andranno i rendimenti. Come potete vedere dal grafico, possiamo notare che negli ultimi mesi i bond americani si stanno comportando meglio di quelli europei, ma il merito principale è del dollaro che negli ultimi mesi si è apprezzato. Vi lascio in descrizione il link al video dove vi racconto se preferisco bond europei o esteri e il motivo. In descrizione vi lascio anche il link al video dove abbiamo visto diversi ETF tramite cui poter investire in obbligazioni europee. Vediamo altre tipologie di ETF obbligazionari. In blu abbiamo un ETF che investe in obbligazioni governative europee ad ampio spettro, senza focalizzarsi su scadenze specifiche. In arancione abbiamo un ETF simile, ma che investe in obbligazioni indicizzate all'inflazione europea. Vi ricordo sempre che questo ETF ha un grosso problema, è molto concentrato su Francia e Italia. Quindi se avete comprato tanti BTP, magari starei attento a non esagerare pure con questo ETF. Poi in grigio abbiamo pure un ETF che investe in obbligazioni corporate, cioè emesse da società private ma denominate in euro, quindi senza rischio di cambio. Se una società americana emette un'obbligazione in euro, questa obbligazione potrebbe essere ricompresa nell'ETF.
Infatti troviamo pure paesi come gli Stati Uniti e l'Inghilterra. Questo ETF non mi dispiace perché permette di investire diversificando anche geograficamente su titoli un pochino più rischiosi rispetto a quelli emessi dagli stati, ma comunque ad elevato rating, offrendo tipicamente un rendimento superiore. Inoltre, la duration solitamente inferiore delle obbligazioni societarie è un vantaggio per la gestione del rischio tasso. Da ricordare però che la differente tassazione però riduce un po' il vantaggio delle obbligazioni investment grade corporate, che però nel lungo periodo dovrebbe riuscire comunque a crescere un pochino di più rispetto ai titoli di Stato. Io personalmente, se devo investire in obbligazioni corporate, anche se investment grade, preferisco farlo tramite ETF, perché trovare singole obbligazioni corporate decenti, liquide, con tagli ragionevoli e senza clausole strane non è facile. E poi, anche se le probabilità sono basse, nel corso degli anni abbiamo visto fallire anche società insospettabili. Quindi in questo caso meglio un ETF la cui esposizione verso una singola società è bassissima e dormire sonni tranquilli. Le migliori sono state le corporate, ma se consideriamo la maggiore tassazione il vantaggio si riduce, anche se bisogna ricordare che questo ETF ha però una duration che è metà di quasi tutti gli ETF visti. Come detto, anche in passato la mia esposizione in obbligazioni indicizzate all'inflazione resta bassa, ma se le banche centrali dovessero abbassare i tassi troppo presto nel 2024, potrei anche io comprare qualche BTP indicizzato all'inflazione, quando scadranno quelli che già detengo, ma vedremo nei prossimi mesi. Ora vediamo altri due ETF obbligazionari che sono adatti un po' a tutti. Il primo investe in obbligazioni europee sia governative che corporate, mentre il secondo pure, ma a livello globale e per il 40% circa fuori dall'Eurozona. Questo ETF è con copertura valutaria. Come possiamo vedere in questa prima parte del 2024 non ci sono grandi differenze di performance. Questi ETF permettono una maggiore diversificazione perché tramite un singolo strumento non solo è possibile investire in più paesi, ma anche in bond corporate che rendono un pochino di più. Il peso principale e non di poco è occupato dai titoli di Stato. Nel complesso, a prescindere da quale obbligazioni si scelga, ha senso acquistare obbligazioni oggi? Può essere un buon momento? In generale, in questo momento acquistare obbligazioni da un punto di vista macroeconomico e finanziario ha senso e tra poco vedremo meglio il motivo. Però ovviamente dobbiamo sempre considerare che quando acquistiamo obbligazioni il nostro obiettivo principale non è far accrescere il patrimonio, ma l'obiettivo principale è difenderlo. Da cosa? Dall'inflazione. Quindi se il nostro obiettivo è incrementare la nostra ricchezza, la componente obbligazionaria chiaramente deve avere un peso più basso. Se invece vogliamo dare stabilità al nostro patrimonio e difenderlo, allora ha senso acquistare principalmente obbligazioni. Poi, prima di decidere cosa comprare, ci dobbiamo sempre chiedere qual è l'obiettivo o gli obiettivi che vogliamo perseguire, perché spesso, anzi quasi sempre, gli obiettivi di spesa che abbiamo sono più di uno. Quindi tra 3 anni dobbiamo comprare un'auto, dobbiamo prendere in considerazione questo aspetto. Tra 5 anni dobbiamo rifare il prospetto di casa che ormai costa più della casa, oppure tra 10 anni l'università dei figli al Polo Sud. Dobbiamo considerare tutti gli obiettivi che abbiamo e in base a questi anche regolare le esposizioni nelle diverse asset class. Comunque, se nel 2020-2021 vi dicevo che non avevo nessuna intenzione di comprare obbligazioni o molto peggio ETF obbligazionari, oggi la situazione è diversa perché il contesto macroeconomico e finanziario è cambiato. Nel grafico di sopra abbiamo il rendimento reale atteso per i prossimi anni per quanto riguarda le obbligazioni americane. Come è calcolato? Ci sono diversi modi, nessuno è perfetto e tutti hanno dei vantaggi e svantaggi. La cosa più difficile è stimare l'inflazione futura. Quale metodo uso io? I rendimenti dei bond a tasso fisso e quelli indicizzati all'inflazione sulla base delle informazioni disponibili oggi dovrebbero portare gli investitori ad ottenere a scadenza il medesimo rendimento. Se non fosse così, gli investitori passerebbero da un tipo di obbligazione all'altro, influenzando l'aumento o la diminuzione dei loro prezzi fino a quando il rendimento a scadenza delle due categorie obbligazionarie in termini di aspettative non si eguaglierebbe.
Poi se effettivamente farà meglio un tipo di obbligazione o l'altra, lo si scoprirà solamente nel futuro. Al fine di consentire questa uguaglianza, le obbligazioni a tasso fisso devono incorporare anche le attese relative all'inflazione dei prossimi anni. Quindi, comparando queste due tipologie obbligazionarie, si riesce ad estrapolare l'inflazione attesa per i prossimi anni. Qualche anno fa realizzai un video dove spiegavo un po' meglio il meccanismo. Una volta che abbiamo l'inflazione attesa per i prossimi anni, possiamo stimare il rendimento reale atteso. Per il 2020 e 2021 vi ho sempre detto che io non stavo acquistando obbligazioni, tra le altre cose perché il rendimento reale atteso era negativo e questo per tutti gli strumenti finanziari rappresenta un rischio. Perché essendo una situazione anomala, da un momento all'altro si potrebbe verificare una variazione negativa più o meno importante dei prezzi al fine di ripristinare la normalità. Nel grafico di sopra abbiamo il rendimento reale atteso, mentre sotto il rendimento nominale delle obbligazioni americane. Ricordiamo che quando i rendimenti nominali salgono significa che i prezzi delle obbligazioni stanno soffrendo. Come possiamo vedere negli ultimi 15 anni, il rialzo dei rendimenti nominali ha avuto inizio dopo che i rendimenti reali attesi erano diventati negativi. Tra il 2020 e il 2021, come vi raccontavo sempre, preferivo dei conti deposito che anche se rendevano poco, almeno il capitale era tutelato. Chi segue il canale da anni sicuramente ricorda. La situazione si è normalizzata un pochino solamente verso la fine del 2022 e da allora sono ritornato ad investire nel mercato obbligazionario. In questo momento possiamo vedere che il rendimento reale atteso dei bond americani è storicamente invitante e quindi i rischi di investire in bond è sicuramente più basso di quanto lo fosse nel 2020 e 2021, nonostante stiamo parlando della stessa categoria di investimento. È la situazione per le obbligazioni europee? Il rendimento è sempre positivo, ma è pari a circa la metà di quello delle obbligazioni americane. Quindi bene, ma non benissimo. Nella vita non si può avere sempre tutto. Questo significa che ci dobbiamo fiondare ad acquistare obbligazioni americane? Indipendentemente dal tasso di cambio che gioca pure un ruolo chiave, scrivete nei commenti perché potrebbe essere utile al massimo per un tema di diversificazione e non per molto altro. Intendo acquistare più obbligazioni americane che europee. Il video è già bello lungo e non posso toccare anche questo argomento ora, altrimenti poi vi lamentate della durata e poi è sabato e voglio uscire per dare da mangiare ai piccioni al parco. Non solo impiego ore per realizzare i video che condivido liberamente con voi, ma vi lamentate pure. Ore che avrei impiegato in modo più proficuo lanciando sassi nel ruscello, per esempio. Ferite sempre i miei sentimenti. Prima di guardare le ultime categorie obbligazionarie, se volete aiutarmi a portare avanti il canale affinché possa continuare a condividere questi video liberamente, potete valutare se iscrivervi su Patreon gratuitamente per ricevere qualche post di approfondimento che ogni tanto condivido o soprattutto abbonandovi per ricevere dei benefit ulteriori. In descrizione il link. Oppure anche per molto meno è possibile abbonarsi direttamente al canale YouTube. Un piccolo contributo se ricevuto da tante persone può aiutare comunque nella gestione del canale. Scrivete nei commenti la risposta al quesito che vi avevo posto in precedenza e che magari potrebbe essere interessante per un video separato. Allora, chiudiamo il cerchio con questi ETF che investono in obbligazioni, che hanno un rating inferiore, ma proprio per questo motivo il rendimento che offrono è elevato. Si parla di un rendimento solitamente compreso tra il 6 e il 9% a scadenza. Investire in obbligazioni high yield sarebbe proibitivo per chiunque, perché il rischio sarebbe eccessivo. Invece con l'avvento degli ETF e la loro diversificazione è diventato più semplice investire, perché nel caso di fallimento di alcuni emittenti la perdita sarà più che compensata dal rendimento offerto dalle altre obbligazioni, perché il rendimento medio storico di queste obbligazioni è quasi sempre stato superiore rispetto al tasso medio di fallimento delle società che comprende. Pensate che l'ETF in euro investe in 600 società e che la società con un peso maggiore pesa per il 0,7% del totale e che la duration media è di 2,6 anni. Queste caratteristiche limitano molto il rischio dello strumento. Inoltre, se non ricordo male, considerando un lasso di tempo ampio, 40-50 anni, il rendimento è solamente leggermente inferiore rispetto a quello azionario, ma con un drawdown e volatilità decisamente inferiore e senza il problema della doppia tassazione.
Più avanti, quando porteremo avanti il format di approfondimento sui singoli ETF e indici, approfondiremo. Comunque c'è chi demonizza questi strumenti, in realtà introducono un livello di diversificazione all'interno del portafoglio, anche se comunque bisogna mantenere un'esposizione abbastanza bassa rispetto ad altri asset, perché il livello di rischio è comunque elevato, soprattutto nel contesto in cui ci troviamo oggi, cioè tassi di interesse elevati ed economia che potrebbe rallentare. Infatti queste società potrebbero trovare più complesso di finanziarsi o incontrare difficoltà nel caso in cui dovessero registrare una contrazione nel loro giro d'affari. In ogni caso, per ora, queste sono le obbligazioni che stanno facendo meglio in assoluto a livello di rendimento e anche di volatilità. I motivi sono essenzialmente due. Uno è perché l'economia si è mostrata più resiliente di quanto ci si aspettasse. Due, perché queste obbligazioni sono meno sensibili alle dinamiche dei tassi di interesse. In ogni caso, per completezza, bisogna anche dire che in questo momento il tasso di fallimento delle società è in aumento in tutto il mondo, quindi anche se il loro rendimento è attraente, in questo momento non sono molto interessato. È da qualche anno che non compro neanche una quota. In ogni caso ricordiamo sempre che la cosa prioritaria deve essere sempre cercare di avere un portafoglio equilibrato e coerente con il nostro profilo, che regga nei limiti del possibile anche in presenza di eventi imprevedibili avversi, sia di mercato che personali. Come sempre spero che abbiate apprezzato il video e anche il mio canale. Come sempre vi invito a lasciare un like e un commento, perché mi aiutate a capire che tipo di contenuti proporvi. Se volete iscrivetevi, condividete il video. Fatelo tutti. Per oggi è davvero tutto. Ciao.